Ci troviamo qua sul sagrato della Chiesa Madre, titolata Maria Santissima Annunziata, qua sulla piazza Duomo di Partinico. Su questa chiesa, alla navata mi pare sinistra, c'è un quadro bellissimo della Madonna del Ponte con in braccio il bambinello. La storia di questo quadro comunque è leggendaria perché tutto parte da un pastorello che si trovava a pascolare il gregge nella zona, diciamo, del santuario. Durante, diciamo, la notte, le intemperie, trova rifugio all'interno di una grotta buia, quindi con tutto l'ovile, con tutto il gregge. A un certo punto si gira per contare le pecore e vide nell'oscurità l'immagine di una statua della Madonna, una statua di cera, che teneva sul braccio sinistro il bambinello. Quindi, preso da paura e raccogliendo così il gregge, arrivò a Partinico e parlò con l'arciprete della Chiesa Madre, raccontando l'accaduto. L'arciprete, con un gruppo di curiosi, un gruppo di fedeli, volle tornare su questo luogo, sulla grotta, e loro stessi videro con i loro occhi questa statua di cera della Madonna con in braccio il bambino. Quindi la vollero immediatamente portare a processione a Partinico. Sta di fatto però che l'indomani la statua non c'era più. La statua era tornata nella grotta. Allora, sconforto tra i popolani, tra i fedeli, si cominciò a dire: ah, ma Madonna non ne voli, a Madonna non ci piace. Questa Madonna, tra l'altro, porta il titolo di Madonna del Ponte, perché la grotta è vicino ad un ponte che è sul fiume Iato. E quindi, sconfortati di tutto ciò, ne parlarono di nuovo con l'arciprete. Quindi loro presero questa sorta di fuga della statua come un no della Madonna verso i fedeli. Però che succede? Che l'arciprete ritorna sulla grotta, prende la statua, la riporta in processione di nuovo in chiesa, però ahimè la statua non c'era più, ritorna nella grotta. A questo punto l'accaduto fa eco nella valle, quindi alcuni pastori alcamesi, saputo ciò, rivendicano la statua e quindi pongono una condizione. Avrebbero messo la statua su un carro trainato da 7 paia di buoi. Se i buoi avessero preso la strada destra andavano per Alcamo, la sinistra per Partinico. Però ahimè la statua, il carro non si mosse, quindi si pensò che comunque la Madonna volesse stare in quella grotta, quindi in quel luogo del ritrovamento, e allora si pensò bene di erigere un santuario, il santuario della Madonna del Ponte. Il quadro, che doveva essere portato sì a Partinico in processione, però doveva sostare all'interno della chiesa fino all'11 di novembre per San Martino, quando poi, accompagnato dai fedeli in processione, ritornerà al santuario. Al santuario rimane fino alla domenica in Albis, che è la domenica dopo quella di Pasqua, dove a mezzogiorno in punto questo quadro viene sceso, viene rivestito degli ori e degli argenti che comunque la Madonna riceve anche per grazia ricevuta. Infatti, apro una piccola parentesi per dire che accanto al santuario c'è anche una sorta di museo e di tutti gli ex voto che la gente porta in cambio delle grazie ricevute. Quindi a mezzogiorno in punto deve essere sceso il quadro, vestito, e così la processione si avvia verso Partinico. Questo perché? Perché nel patto con gli alcamesi c'era il rispetto dell'orario. Se i partenicesi non avessero rispettato il mezzogiorno, proprio l'ora precisa, la Madonna sarebbe andata ad Alcamo. Questo in tutti questi anni, in questi secoli, non è mai successo, perché i confrati a mezzogiorno in punto scendono nel quadro. È una festa bellissima, anche perché il santuario si riempie di un numero infinito di fedeli che vanno là apposta a declamare "Viva Madonna dello Ponte, viva!". La parola tipica è questa: "Cu vole a grazia invoca a Maria, viva la Madonna dello Ponte, viva!". E così poi tutto il corteo si avvicina a Partinico e arriverà, fermandosi durante il tragitto alle varie edicole votive considerate all'imbrunire, anche perché poi iniziano le fughe d'artificio e inizia questa processione verso, diciamo, il paese. Una processione che anticamente, diciamo quando ero piccola, durava fino alle 2-3 di notte, con
e mano a mano si riduceva il numero dei fedeli perché chiaramente era tardi.